Abbiamo una cucina, 3 telecamere, una qui e una qui, Ciao, un cuoco, che sarei io. ma nessuna ricetta, perché questo è Fatto a caso per voi. Ed eccoci qui. Allora, prima di tutto mi metto una certa soggezione a sapere che ci sono telecamere ovunque che mi stanno inquadrando, quindi mi sto sentendo un po' come una benedetta parodi qualsiasi. E come potete vedere, credo da questa telecamera qui, ci sono tutti gli ingredienti, perché ovviamente gli ingredienti, cioè, tecnicamente so quali sono, ma come credo voi abbiate intuito, l'unica regola di questa serie, di questo video, è che io non so le dosi, quindi praticamente andrò a spanella, si dice da voi, da me si dice, vuol dire a caso. Ma non vi ho ancora detto cosa stiamo facendo, che tecnicamente è anche la cosa più importante, sarà anche il titolo del video. Ma vabbè, io l'ordine delle cose lo cambio, insomma, la proprietà commutativa, cambiando l'ordine degli addendi, il risultato non cambia. C'è. Ma quanto sono bravo! Allora, dicevo, oggi dobbiamo andare a preparare dei biscotti. Quindi la prima cosa che mi viene in mente pensando a dei biscotti è sicuramente la farina. Quindi prendiamo la farina, apriamo la farina, e fin qui credo di aver fatto bene. Poi prendiamo una bacinellina, devo dire tutte le parole con ina perché sennò la ricettina non funziona, e ne mettiamo un po', un altro po', un altro po'. Credo che questo po' sia sufficiente. Voi che dite? Secondo me sì. Ora aggiungiamo dentro, credo che questa sia giusta, dovrebbe essere il lievito. Non so quanto ce ne voglia, però a me piacerebbero dei biscotti un po' sofficiosi, cioè di quelli un po'... Quindi prendiamo il lievito e lo mischiamo alla farina. Credo che mia mamma faccia così, qualche volta l'ho vista mentre faceva dei dolci e fa così di solito, quindi questa cosa non dovrebbe essere troppo sbagliata, però non so la dose, quindi o mi verranno delle bombe atomiche oppure non lo so come funziona il lievito, quindi è inutile che faccio sti ragionamenti scientifici. Ok. È finito tutto fuori, non si butta via niente in questa casa, ok. Va bene, insomma, ho lievitato anche il tavolo. Bene, questo lo buttiamo via, perché non mi piace tenere la mia cucina sporca, ragazzi. Il primo consiglio, il primo trucco che vi voglio dire è: per una cucina fantastica, mi raccomando, tenete sempre pulita la vostra cucina. Prendiamo il burro, perché comunque nei biscotti credo ci vada il burro, no? E ne tagliamo un pochettino, tipo... Oddio, che schifo. Allora, così, prendere, lasciare, tagliamo, pacchiti. Dovete sapere che io con le uova, anche per ovvi motivi mi verrebbe da dire, ho un rapporto un pochino complicato. E iniziamo, tiriamo su le maniche, bene, via. E aspettate, cosa dite? Qua metto l'arancione e qui metto il bianco, metto qui il bianco e qui l'arancione. Amblimblone, goccia di melone, goccia d'arancia, ok, mal di pancia. Ok, qui metto il bianco, va bene. Allora. Vabbè, in questo caso vuol dire che non utilizzeremo questa bacinella, metteremo tutto insieme, tanto io credo che venga comunque, non so cosa cambi, non mi interessa sapere cosa cambia, ma comunque l'uovo si è aperto. Raghi, c'è la cacca di gallina! No, non io ce la faccio, lo lavo. Ok, allora, bene. C'è di tutto in questa cosa, non voglio sapere cosa sia quella macchia rossa, non lo scoprirò e non lo guarderò. Oh, che bravo! Mettiamo un po' di latte, non so quanto latte serva, mettiamone... Così. Questo lo mettiamo nel frigo, in the fridge.
Poi io non so una cosa, serve l'olio o no? Forse c'è già il burro, basta il burro? Boh, vabbè, un goccino lo mettiamo. Questo utensile è molto molto importante per la preparazione del nostro dolce e si chiama girella, penso. Non si chiama girella, è quella che praticamente gira i vostri composti. Non ho prese qui vicino. Qualcuno ha un generatore di corrente? Vabbè, l'attacchiamo. Ho smontato mezza casa. Prima la farina e poi l'olio e il latte, in modo tale che così si amalgamano e diventa tutto un composto più solido. Ah, poi c'ho delle gocce di cioccolato perché dovrebbero essere i cookie. Cioè la mia idea era fare questi, però io non so quanto questi possano venire nella realtà. Vabbè, comunque, vabbè, questi li vediamo dopo, insomma, non facciamo troppe cose insieme che già non ci sto capendo niente. Via, ok. Ah, le fruste! Raghi, scusatemi, ma cioè, è tutto digitale, funziona tutto col Bluetooth. Io non sono abituato a queste cose ipertecnologiche, cioè, non potevano farne uno che senza cavi, senza fili ti gira le tue uova e tu non devi attaccare ste cose? Mamma mia, come sono complicati. Bastava farlo Bluetooth che si girava in automatico. No, ci devo attaccare io le fruste. Vabbè. Assumete una posizione ufficiale. Allora, mamma mia, ma può girare davvero veloce? Non so neanche io per quanto devo girare, quindi rimarrò così un quarto d'ora. Aggiungiamo la farina con il lievito, quindi così, e continuiamo a miscelare. Credo che sia ora di aggiungere il latte, perché qui la situazione è diventata un pochino, come dire, deserto del Sahara, quindi ok. Aspettate, la mamma mi dice sempre che quando si montano le uova va sempre messo un pizzico di sale, non so se sia troppo tardi, ma insomma meglio tardi che mai, quindi ok. Procederei aggiungendo il burro. Non so se andasse sciolto prima. Che dite? Testa lo sciolgo, croce non lo sciolgo. Però non ho una moneta. Vabbè, insomma, facciamo così. Beh, si amalgama lo stesso, quindi va bene. No, la ghirma non c'è più di burro. Amalgamati. Forse andava sciolto prima. Allora, manca l'olio. Facciamo così, cioè non vorrei esagerare. Secondo me basta. E credo basti, insomma. Mettiamo le scaglie di cioccolato, che dite? Le mettiamo adesso o dopo? Cioè, che dite? Devo decidere io, voi fate un po' fatica a dirmelo dopo averlo fatto. Testa... Ma perché dico testa e croce che non c'ho una moneta? A me non sembra male. Magari cuocendolo migliora. Non capisco cosa mai. Boh, nel dubbio aggiungo un po' più di cioccolato. Ma quindi, come faccio a metterli nella nostra teglia? Perché dovete sapere che questa è l'unica teglia che ho trovato e soprattutto questa è l'unica carta da forno che ho. Non so, non credo che basti. Ma se facessi tipo una crostata? Cioè la metto tutta stesa qui, poi la metto nel forno e anziché venire un biscotto viene una crostata, poi lo taglio e diventa una crostata. Tolgo questo, però secondo me manca di zucchero. Quindi aggiungiamo un po' di zucchero.
Mi ha lasciato un sapore strano, non capisco neanche io di cosa sia, però non è tanto piacevole in bocca. Nel dubbio, 1, 2, un altro po'. Ok. Solo che c'è un problema, perché non voglio fare una cosa stupida, perché mi rendo conto che, cioè, insomma, la teglia è grande così, il foglio di carta è tipo la metà, quindi non so come fare, perché ho paura che coli tutto attorno. Quindi l'unica cosa che mi è venuta in mente è che io ho sta pellicola. Cioè dovrebbe essere tipo la pellicola che metti sulle cose e io la metto sulla teglia, in modo tale che comunque non macchi la teglia. Cioè dovrebbe funzionare in teoria, poi non so se si rimanga appiccicato qualcosa, insomma. Lo scopriremo più tardi, o comunque se andrà a fuoco la casa vuol dire che non era una buona idea. Però, insomma, l'importante è sempre provarci, no? No, vabbè dai. Beh, sembra abbastanza cremoso, quindi secondo me non è cattivo. Anzi, se stai guardando, se sei arrivato fino a questo punto, se sei arrivata fino a questo punto, fammi sapere, cioè con un commento, se lo mangeresti, se lo assaggeresti, cioè se tu ti trovassi davanti questo... Non credo di sapere che dolce sia. Tu lo assaggeresti, lo mangeresti? Lo voglio sapere proprio con un commento. Quindi fammi sapere adesso con un commento se lo mangeresti e poi vediamo a fine video se effettivamente l'aspetto finale ti convince oppure no. Quindi vediamo tipo un salto nel passato futuro, vediamo se la te del presente concorderà con la te del futuro. Ma vi assicuro che secondo me sarà una bomba, sarà buonissimo. Volevo dargli una forma di cuore, in modo tale che poi dopo quando lo andiamo a togliere dalla nostra teglia verrà fuori un cuoricino che sarà perfetto comunque per San Valentino che è già passato. Vabbè, insomma, sarà perfetto per un regalo ad una persona che voi amate o odiate, insomma, dipende dai punti di vista. Dire che un cuore forse è un po' eccessivo, ma tecnicamente un pochino ci assomiglia ad un cuore, o forse più ad una chiappa. Volevo fare tipo la foto per la copertina. Quindi ora aspettiamo soltanto che il nostro forno si accenda. Che emozione, mamma mia. Mamma mia che emozione, raghi. Allora raghi, sapete che io sono un po' paranoico, quindi ho iniziato a pensare, ma se questa plastica emettesse delle sostanze nocive all'interno del mio composto, cioè che poi fossero il problema le sostanze nocive emesse da sta cosa e sta roba. Però ho detto ok, provo a chiedere a mia mamma, mi arrendo, faccio questo piccolo baro alle regole del nostro gioco, provo a chiedere se abbiamo altra carta forno, quindi ho trovato un altro foglio di carta forno e adesso dovrei spostarlo tutto di qua. Anzi, facciamo così, facciamo proprio dei biscotti. Dai, dato che ne ho l'opportunità, li mettiamo qui e facciamo dei cookies, proprio come volevo fare io all'inizio. Quindi, vedete ragazzi, alla fine questa è una metafora della vita, ossia che voi fate delle cose, ma poi nel finale tutto può ribaltarsi, tutto può diventare meglio. Mamma mia, che visione atroce. Il forno è pronto, noi ora andiamo a prendere la nostra teglia che contiene i biscotti e andiamo ad infornarlo. Vedete qui si è spenta la lucina, voi non lo vedete ma io lo vedo. Quindi prendiamo la nostra teglia e insomma preghiamo di non dar fuoco a tutta casa, cioè in teoria no. Cioè in realtà spero. Nel frattempo, mentre io li inforno, voi fate, non so, tipo una preghiera, cantate una canzone di Britney Spears che più o meno è la stessa cosa. Insomma, guardateli. Secondo me non sono malaccio, cioè sono tipo dei biscotti. Sembrano dei biscotti, un pochino. Ok. 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 Mamma mia, è caldissimo, raghi. È un forno. Bene, mettiamo il timer. Che dite? Mezz'ora? Allora, intanto io metto mezz'ora. Poi vediamo, secondo me potrebbe servire anche meno, però non ne ho la più pallida idea. Ora, speriamo che si cuociano. Ci vediamo appena sono cotti, va bene? Riciao! Cioè lì c'è tipo il segno che manca proprio poco, quindi tra poco dovrebbe fare Dream! Ok, quindi noi lo aspettiamo con grandissima ansia. Nel frattempo l'odorino che si sente è
Diciamo che prevale forse una nota affumicata, però non è proprio bruciato, cioè non è proprio quell'odore intenso di bruciato, è un bruciatino, ok? Proviamo. Allora. Allora, pensavo molto peggio. Posso dirlo? Pensavo molto peggio. Prima impressione non troppo negativa, cioè non positiva, ma neanche troppo negativa. Aspettate, adesso vi porto vicino ai biscotti. Secondo me non sono malissimo, cioè nel senso, sono un pochino marroncini, cioè si sono un pochino dorati, diciamo, ma io spero che siano così anche dietro. Insomma, vediamo con una forchetta di girarli per vedere come sono dietro, se sono cotti anche dietro. Raghi, si staccano pazzesco. Oh, potrebbero essere buoni. Ma aspettavo che dietro fossero crudi, invece dietro sono cotti. Ok, adesso li lascio un attimo raffreddare perché penso che se li mangiassi adesso sarebbero tipo dei tizzoni ardenti di lava. Però, insomma, torna qui. Ehi. Cioè, ma vi sembra che a 20 anni io devo gareggiare con un biscotto perché non vuole ritornare al suo posto? Ok, bene. In tutto questo comunque il timer non è ancora suonato, cioè lui continua a fare tic tic tic. Vabbè, insomma, ottimi timer, funzionano benissimo, i biscotti sono qui, attendiamo e li assaggiamo. Oh, mamma mia, sono sfinito, vi giuro, queste cose mi stressano un sacco. Allora, qui ci sono i biscotti, ho preso un bicchiere perché c'è del succo con cui io abbinerò questa mia pietanza, è come si dice, il consiglio del giorno è abbinate i vostri biscotti con del succo perché ci sta bene. Quindi facciamo così, serviamo il nostro succo, perfetto, lo appoggiamo qui che altrimenti voi non vedete la scena clou dell'assaggio. Poi ho preso anche della panna, perché secondo me io temo che non siano molto dolci. Come vedete non sono proprio malissimo, cioè sono dai tutto sommato abbastanza cotti sia avanti che dietro, quindi l'odore è buono, è biscotto però forse leggermente affumicato. Proviamo. Non è male. Bene, io davvero sono felicissimo, mi sono divertito un sacco registrando questo episodio, questa puntata, mi piace un sacco l'idea delle multicam, anche se ogni tanto non so dove guardare, tipo qui, ciao. E mi sono divertito tantissimo, l'ho detto 4 volte, ma mi sono divertito tantissimo e siamo a 5. E vi ringrazio per essere rimasti qui insieme a me. Adesso continuerò a mangiare, però magari la smetto di farlo davanti a una telecamera perché sono imbarazzante mentre mangio la panna e me ne sono accorto, quindi non vorrei che faceste dei memini con la mia faccia con la panna ovunque, grazie. E niente, mi raccomando, se non siete iscritti a questo canale, iscrivetevi al canale, lasciate un bel mi piace e Madonna muoio. Lasciate un commento perché credo sia importante, cioè non so in realtà a cosa serva, però dicono sempre dite di lasciare i commenti così va meglio il video. Quindi lasciate un commento, non lo so, se non sapete cosa commentare e state guardando questo pezzo di video, commentate con biscotto miau. Biscotto miau, mi piace, commentate con biscotto miau, cioè anche se avete lasciato un altro commento ricommentate con biscotto miau, così ci saranno dei biscotti gatti nei nostri commenti. Io vi ringrazio per essere rimasti fino qui. Se volete seguitemi anche sui miei altri social, mi chiamo come qui Harry's Corner sia su Instagram che su TikTok, quindi sarà facile trovarmi. E se volete su Instagram ci sono altre puntate di fatto a caso per voi nelle mie IGTV, cioè ho preparato una volta una cheesecake, una volta ho preparato un'insalata e un'altra volta ho preparato non mi ricordo cosa, però insomma mi sa che ne ho fatte 3 di ricette, quindi correte, andate a vederle perché sono insomma molto carine e sono anche facili da guardare sul vostro smartphone perché hanno una forma verticale. Bene, io vi saluto, vi mando un grosso bacione, ci vediamo molto presto qui su YouTube. Ciao!